Ragazzi, buongiorno. Oggi volevo parlarvi delle impressioni e delle mie opinioni su alcuni commenti che ho letto, a cui ho risposto anche, per quanto riguarda il consumo della C3 elettrica in città. In realtà poi credo che sia una cosa che si riflette un po' su tutte le auto elettriche. Al video in cui parlavo del consumo in città, che io ho rilevato essere di 12 kWh per 100 km, il consumo appunto dell'auto rilevato però da questo nostro collega, che saluto, come saluto tutti quelli che fanno parte del gruppo C3 Lovers, risultava essere decisamente più elevato. Mi parlavano di consumi anche attorno ai 50 kWh a 100 km. Qual è la mia opinione in merito? Io ce l'ho la macchina, no? Quindi parlo della C3 ovviamente, elettrica. La sto utilizzando e, come avete avuto modo di sentire più e più volte, il mio percorso è tipicamente, nel 95% dei chilometri che percorro, è tipicamente urbano. Il mio è un paese che ha una circonvallazione totale, quindi la strada che lo gira internamente, tutto quanto, è di circa 5 km ed è percorribile anche a piedi da periferia a periferia, quindi da un estremo all'altro. Questo per dirvi cosa, che non è una città che ti impone, non è un paese che ti impone di percorrere chissà quanti chilometri per arrivare da un punto A ad un punto B. Quindi questo cosa comporta? Che anche io vivo una situazione in cui ci sono tantissime accensioni e spegnimenti, tantissimi ovviamente rallentamenti, start e stop dovuti agli incroci ai semafori, e quindi anche io spengo e accendo molto spesso la macchina durante la giornata. E non riesco a rilevare un consumo così elevato, tale addirittura ad arrivare attorno ai 50 kWh per 100 km. Il che comporterebbe poi che servirebbe anche più di una batteria intera per percorrere 100 km in paese. Ovviamente non voglio dire assolutamente che ciò che ha rilevato il collega sia sbagliato, anzi, vorrei avere una sua opinione, un suo approfondimento maggiore in merito, magari portandolo a chiedendogli di realizzare, se possibile, se gli è possibile, dati alla mano, un confronto simile al mio. Quindi mettersi in auto in paese, percorrere 10 km ad un'andatura normale, così come farebbe normalmente, fermando e riavviando la macchina ad ogni incrocio, così come ad ogni semaforo, così come succede in tutti i cicli urbani, e verificare quanto realmente la sua auto consuma. E anche da considerare un'altra cosa. Ora io non ricordo se il tono, diciamo, del suo commento fosse critico nei confronti dell'auto elettrica, nei confronti della C3 elettrica, o se non fosse semplicemente critico, ma fosse semplicemente la sua opinione in merito. Però è da considerare che se davvero lui ha rilevato un consumo così elevato dovuto a tante accensioni e tanti spegnimenti, tanti avvii a freddo, come si dice, e tante fermate e tanti riavvii, forse questo, per quanto può provocare un consumo maggiore dell'auto elettrica, è però un grandissimo punto a vantaggio e a favore dell'auto elettrica. Perché se io per fare 3 km la spengo 4 volte la macchina e la faccio viaggiare sempre a freddo, vuol dire che se avessi un'auto termica starei facendo una delle cose peggiori per un motore termico, cioè tante accensioni e spegnimenti, tanti avvii a freddo che non permettono che si riscaldi tutto il sistema, quindi un'usura estremamente maggiore per un motore termico, cosa che non abbiamo nel motore elettrico, che è anche uno dei motivi per cui ho scelto di acquistare un'auto elettrica
oltre al prezzo ovviamente, perché vi ricordo, per chi non l'avesse diciamo visto il video, che io l'ho acquistata grazie agli ecoincentivi. Ho fatto tante valutazioni, tra cui, oltre a quella del prezzo, vi ripeto, anche il fatto che io in effetti, abitando in un paese piccolo, percorro la città esattamente come indica questo nostro collega, cioè l'accendo, arrivo a 1 chilometro, la spengo, sto tot tempo fermo, l'auto quindi eventualmente anche fosse a benzina non avrebbe il tempo di riscaldarsi, la riaccendo, faccio 500 metri per arrivare in un punto C e la spengo, poi la riaccendo dopo tot tempo, arrivo in un punto D e la rispengo, sempre con distanze molto ridotte, che mi fanno percorrere 10, 15, 20, 30 km in un giorno, tra mattina e sera. Quindi io non riesco ad arrivare a quel consumo. È anche da dire che io mi trovo nel sud Italia, sono in provincia di Foggia e ho delle temperature miti, cioè ora non so, non ricordo se lui me l'abbia scritto a quali temperature lui rileva questi consumi, però io sto di sera sui 10, 8 gradi quando fa freddo. Al mattino, in questo momento per esempio, io ho una temperatura di 14 gradi ed è un periodo freschino, perché poi nei giorni in cui non ci sono queste ondate di freddo che stiamo avendo in questo momento, le temperature di mattina arrivano anche a 18 gradi, 17, quindi probabilmente potrebbe anche aver influito tanto la temperatura a cui lui ha realizzato quel test. In ogni caso, io credo di avere esattamente il suo stesso stile, non stile, la sua stessa situazione, e non riesco ad arrivare ad un consumo del genere. All'inizio, sapete, preso dall'entusiasmo, dall'accelerazione che ti dà quest'auto in paese, che è gradevole, cioè è bello premere e avere subito 120 cavalli, 113 cavalli da zero. Io ovviamente ho consumato molto di più, ma facendo i vari calcoli credo di non essere mai riuscito ad arrivare sotto i 250 km nel calcolo, vi ripeto, del consumo per consumare tutta la batteria dell'auto. Per me 250 km era come dire: cacchio, io ho comprato quest'auto perché mi davano un'autonomia in città di 420, nel ciclo misto di 320, e poi mi fa 250 km in paese. Ho quindi alleggerito un attimo il piedino, la sto portando comunque normalmente, non è che la sto portando a 10 all'ora sempre, assolutamente non è così, però io comunque un consumo così elevato non sono riuscito a replicarlo. Quindi chiedo a lui e anche a chiunque altro volesse diciamo far parte di questo test di comunicarci quali sono i consumi rilevati, possibilmente facendolo in maniera un pochino più accurata, quindi magari azzerare il trip A o B che sia, diciamo azzerare il trip quando scatta esattamente un punto percentuale, esempio passiamo dal 63 al 62, ok, è scattato il 62, trip A azzerato, percorro tot chilometri, oppure ancora più precisi, percorro i chilometri che servono per far scattare 3 punti percentuali. Quindi passiamo dal 62, ci facciamo tutto il 62-61, 61-60, 60-59. Appena scatta di nuovo il 59 sappiamo che abbiamo consumato 3 punti percentuali, quindi 1,2 kW. 1,2 kW equivalgono a 12 kW per 100, equivarrebbero a 12 kW per 100 km se questi 3 punti percentuali ci avessero permesso di percorrere circa 10 km. In ogni caso, qualunque sia la distanza percorsa, vediamo qual è questa distanza allo scattare del terzo punto percentuale e facciamo una media, anche in base alle temperature, in base all'ora del giorno, in base a quanti start and stop abbiamo effettuato. Insomma, cerchiamo di fare una cosa un pochino più analitica e vediamo, è vero che l'auto arriva a consumare 25, 30, 50 kWh per 100 km? Se è così, le alternative sono due: o sono bravo io a guidare e dovete un attimo alleggerire il piedino tutti quanti, o io ho avuto un'auto che consuma di meno, oppure è una questione di temperatura.
quindi magari al Sud Italia con queste temperature ci avviciniamo molto a quello che è il dichiarato di Citroën, che sicuramente non è un dichiarato realizzato con temperature invernali. Vediamo un po' che cosa succede. Aiutiamoci, cerchiamo di fare tutto in maniera abbastanza precisa. Non siamo dei tester, quindi è ovvio che nessuno di noi, me compreso, sarà in grado di realizzare una cosa precisa al millimetro, al centimetro, al watt, parliamo in elettrico, però dai, cerchiamo di avere un'idea abbastanza comune. Ovviamente io questo video non l'ho realizzato per criticare il collega che mi ha commentato dicendo che i suoi consumi erano più elevati, esattamente l'opposto. Voglio valutarla questa situazione assieme a voi, anche assieme a lui, per capire veramente quest'auto cosa ci porta a consumare. Aspetto i vostri commenti e a presto.